Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche disponibili per amore e affetti del primo semestre 2026. Due carte, ragazzi. Imperatore, oh, e giustizia. Potrebbe esserci qualche contratto in vista? Potrebbero esserci delle nuove regole all'interno di una situazione, di una relazione. E vi dirò che per qualcuno potrebbe anche rappresentare la compravendita di una casa. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione c'è anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e ci sono anche i link ai 3 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Sempre in descrizione trovate anche il link alla presentazione del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio. Sono già aperte le iscrizioni, comunque per qualsiasi informazione aggiuntiva mi potete contattare via mail. Bene, partiamo con un 7 di pentacoli, un mago, un re di spade, abbiamo la ruota della fortuna, un 4 di spade, un 8 di coppe e un 7 di spade. Dunque, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere mese a mese, quindi che cosa succede quando. Tenete comunque presente che questa è una di 4 letture sul 2026 che sto pubblicando, 2 sono già online, quella generale e quella sulla crescita spirituale, e le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale, e quella sul lavoro e l'economia uscirà la prossima settimana. Partiamo da questo 7 di denari che mi indica, ecco un altro 7 di denari, mi indica una sorta di attesa. Probabilmente state aspettando per raggiungere un obiettivo, state aspettando per essere riconosciuti, per essere visti. Andiamo a vedere il mago. Re di spade, 6 di pentacoli e sole. Io ho come l'idea che qualche cosa di nuovo inizi. Tenete presente che 6 di pentacoli è uno degli arcani minori della giustizia, quindi effettivamente potrebbero esserci come degli accordi. Se fosse la casa, come ho detto prima, potrebbero essere anche dei pre-accordi, tipo trovate la casa e la fermate. Andiamo a vedere il re. Re di pentacoli e regina di bastoni. Sì, con questo re di spade sento che è come se doveste organizzare cose. Il re di spade è una di quelle persone che letteralmente gioca a scacchi, quindi pianifica, studia, fa strategie. Andiamo a vedere la ruota. Molto bene, imperatrice.
e fante di coppe. Allora, qua ci potrebbe essere o qualche offerta da qualche persona vicino a voi con questo fante di coppe. Si potrebbero come aprire dei temi o potrebbe esserci come un cambio di destino della relazione. O vi dirò, per qualcuno ragazzi, perché avete anche 2 sette di pentacoli all'inizio, potrebbe trattarsi di un figlio in arrivo, quindi se non è quello che volete, mi raccomando, proteggetevi bene. Andiamo a vedere il 4 di spade. Re di bastoni e 3 di bastoni. Qui c'è come da guarire qualche cosa. Il 4 di spade è una carta che comunque a me parla di isolamento, quindi probabilmente avete bisogno di isolarvi un pochettino. Non lo so, ho come la sensazione che questo re di spade sia la vostra persona di interesse. Ovviamente poi dopo farò anche i vari esempi per i single, le persone che hanno relazioni difficili e le coppie, però diciamo che quello che mi viene adesso potrebbe essere che questo re di spade sia un po' troppo re di spade, sia un po' troppo comandino, un po' troppo quadrato se vogliamo, e voi invece abbiate un po' bisogno di uscire dalle righe, mi viene da dire. Andiamo a vedere l'otto. Ok, abbiamo morte e sacerdotessa. Io sento che con questo re di spade voi non vi sentite come in espansione. Ed è per quello che secondo me qui c'è questo momento di ritiro, c'è questo momento di studio, di riflessione, con anche la voglia poi di guardare ad un futuro migliore con queste carte. La morte mi parla di qualche atteggiamento che potrebbe effettivamente essere lasciato indietro, mentre la sacerdotessa e l'otto di coppe mi parlano di una visione al futuro. Può anche essere un futuro un po' lontano, quindi si può parlare anche di anni. Credo che più che la compravendita di una casa, queste due carte siano destinate alla regolarizzazione di una relazione, al fare le cose in equilibrio, al fare le cose in modo regolare, in modo retto. E l'imperatore parla di una stabilità e di una costanza, cioè nel senso che quando si mettono le regole bisogna poi seguirle sempre, non una volta ogni tanto. Andiamo a vedere quel 7 di spade perché mi interessa, perché come carta di chiusura è parecchio strana. Allora, 5 di spade. E 3 di pentacoli. Ragazzi, io ho la sensazione che qualcuno di voi pensi di meritare di più. È come se ci fosse questa... C'è un inizio, effettivamente, può essere un inizio un po' più concreto. Ho molto forte la storia dei figli, se non è un figlio è un progetto che state facendo insieme. Lo dico spesso che la parola figli e la parola progetti possono essere interscambiati nelle consulenze dei tarocchi, però qui ho veramente 1, 2, 3, 4, 5 carte che mi parlano di figli, quindi o di progetti. Quindi c'è un qualche cosa che inizia, ripeto, potrebbe essere un progetto, considerato che abbiamo anche il 6 di pentacoli qui, potrebbe essere come un inizio in modo equilibrato, però io ho anche come l'idea che cammin facendo potrebbe arrivare un'offerta alternativa che vi fa riflettere un pochettino, vi fa guardare al futuro con occhi diversi e non sarà un momento dove avrete le idee chiare, secondo me, perché
C'è questo 7 di spade che è come se fossero le bugie che voi vi raccontate, ma perché c'è questo 5 di spade? C'è comunque una sorta di confusione mentale. Io credo che se siete in coppia vi si presenterà un'altra persona, potrebbe anche essere più giovane di voi, che vi sconquiffererà parecchio e da lì secondo me c'è come da o lasciarsi indietro l'idea di questa persona, anche se tutto questo crea come una confusione, oppure si lascia indietro la persona precedente, anche se, ripeto, tutto questo può comunque creare una certa confusione, una certa destabilizzazione, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dai single. Secondo me, per voi amici single, inizierà qualche cosa di molto bello. Inizierà prima di tutto come un'amicizia. Credo che questa persona sia in là con l'età. Ora, dipende da quanti anni avete voi. Però la sento parecchio matura e seriosa, non seria, proprio seriosa. La differenza è che serio è una persona che è seria nella parola che dà, però nonostante questo ride, scherza e via dicendo. Una persona seriosa è una persona che ride poco, ok? Quindi la sento proprio un po' una palla. Perdonate, però è come lo sento o la sento, cioè una persona un po' pesante, ecco. Con questo non vuol dire che sia cattiva, no? Però è fatta così e quindi è un po'... c'è come questa sensazione di pesantezza intorno a questa figura. Per cui quando arriva questo fante di coppe che vi fa, diciamo così, sollazzare il cuore, con questa ruota della fortuna c'è un cambio a 360 gradi. Secondo me, se avete già una relazione, diciamo, se instaurerete una relazione all'inizio del semestre, potrebbe non essere più la stessa alla fine del semestre, ok? Io questa persona, cioè, è genuina, però potrebbe essere un po' troppo concreta per voi. Perlomeno, diciamo che le vostre energie sono abbastanza diverse da aver bisogno di più tempo per amalgamarsi. Però io sento che probabilmente non arriverete ad amalgamarvi, io credo che qui cercherete qualcosa di meglio, di più divertente, di più adatto a voi, mi viene da dire. Potrebbe essere Leone, potrebbe essere Vergine, potrebbe anche essere Acquario. Per le persone che sono in una relazione, allora io qua devo dire che secondo me ci sono come delle nuove regole da inserire che tutto sommato portano effettivamente in equilibrio questa relazione, però è anche vero che il troppo stroppia, quindi troppe regole non funzionano poi così bene. Potreste anche arrivare a fare degli accordi, però io qui ho come l'idea che arrivi una sorpresa. Guardate, la ruota della fortuna... che cosa ho visto? La ruota della fortuna è una carta molto positiva, parla di doni, di occasioni inaspettate che arrivano, parla di vincite ai soldi, di cambi improvvisi ma fortunati. Io ho come la sensazione, ragazzi, che se siete in una relazione dove non siete visti, non siete ascoltati, siete dati per scontato e non siete trattati, diciamo, in modo equo, il panorama qua potrebbe cambiare perché c'è qualcuno vicino a voi, c'è un amico, un'amica che secondo me già conoscete, con la quale avete già o il quale avete già una relazione ben stabile, ben consolidata e entrerete in non pochi dubbi, perché questa persona vi scatena cose che la vostra attuale persona di interesse, il vostro attuale fidanzato o fidanzata non vi fa provare e quindi questo creerà come
effettivamente una sorta di ricerca alternativa. Io sento che qui qualcuno ha bisogno di andare verso altre mete, ha bisogno di guardare il futuro con occhi diversi. E questo imperatore e questa giustizia qua vi servono proprio per tagliare quello che non serve più in modo da creare come delle basi stabili. Quindi, se la persona con la quale state uscendo, che state frequentando, non vi fa divertire, non è divertente, non organizza mai niente, ma è sempre tutto dovere, sempre tutto... L'imperatore è un po' così, no? L'imperatore è uno che con costanza, giorno dopo giorno, segue le regole, lavora sempre. Quindi potrebbe essere una persona non tanto presente, e soprattutto se avete una certa differenza d'età, cioè voi siete molto giovani e l'altra persona è un po' più in là, c'è come questa questo senso di noia, questo senso di mi sono stufato, ho bisogno di qualche cosa di più. E quest'anno arriva come quella tentazione che vi fa fare non poche domande sul sto frequentando la persona giusta, sono contenta della persona che sto frequentando, della vita che sto creando, di dove sto andando. Tante domande esistenziali, secondo me. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una situazione più o meno indefinita, piuttosto che clandestina, allora qua secondo me per voi si apre un altro tipo di panorama. Potrebbe essere un qualche cosa che dà qualche speranza alla relazione di crescere, di mettere solide basi, ok? Ehm, Però anche per voi ho come l'idea che all'inizio potreste pensare che vi manchi questo riconoscimento, questo essere visti. In realtà non è solo quello. In realtà io sento che vi manca proprio un po' di verve, un po' di scintilla nella relazione e vi dico ragazzi che per qualcuno potrebbe esserci come un cambio di prospettiva. Se questa persona non vi dà quello che vi ha promesso o quello che voi pensavate poter raggiungere con questa persona, vi dico che qualcuno potrebbe decidere di lasciare direttamente indietro la relazione, perché qua abbiamo proprio la carta della morte, quindi è un taglio con il passato e con la sacerdotessa si guarda ad un futuro migliore. C'è anche un 8 di coppe che è una carta che invita proprio a ricercare mete più alte. Devo dire che il periodo finisce, insomma, abbastanza in confusione, sinceramente, perché abbiamo sia il 7 di spade che il 5 di spade. Secondo me rimescolerete un pochettino le carte qui. Si tratterà di chiedervi, attraverso anche questo 4 di spade, che è un po' il momento di isolamento, di riflessione, di chiedervi che cosa vi fa essere felici, che cosa vi rende sicuri. Perché qui è vero che potrebbe esserci la compravendita di una casa, però sento che non è quello che vi fa star bene, che vi fa sentire appagati. Non lo so, scrivetemi voi nei commenti quello di cui pensate aver bisogno per sentirvi al sicuro con una persona, per sentirvi protetti. Vi dico a voi, terzo gruppo, che effettivamente potrebbero anche esserci degli altri personaggi che si affacciano a bussare e che anche ehm, queste occasioni, questi momenti possono effettivamente suscitare dei dubbi sul che cosa mi fa star bene, che cosa mi fa sentire sicuro o sicura, che cosa voglio io per sentirmi appagata all'interno di una relazione. Insomma, ci sono varie domande che verranno fuori a fine mese, scusate, a fine periodo. E io poi vi consiglio di ascoltare anche quelle del secondo semestre quando poi le pubblicherò a giugno per vedere appunto come si sviluppa, perché secondo me qui si tratta di far cadere un po' la maschera. È come se voi pensaste di non meritare di più, perché c'è un 3 di pentacoli e invece no, meritate molto di più. Ricordatevi che noi creiamo quello in cui crediamo. Se io credo di non meritare di più, tutte le persone che andrò a conoscere saranno dello stesso livello, ok? Invece qua con l'otto di coppe vi dice proprio puntate in alto.
Bene, andiamo a vedere mese mese. 6 di coppe, Papa, Diavolo, Asso di bastoni, la tentazione, 5 di bastoni e 2 di spade. Sì, anche qui devo dire che le energie più o meno rispecchiano quelle dei livelli sopra. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, quindi molto semplice. Allora, secondo me quella sensazione di non essere visti, quella sensazione di aver bisogno di più, dove vado, sto aspettando per raggiungere che obiettivo, cioè è come se vi faceste una serie di domande e questo succede secondo me nei primi 3 mesi dell'anno, del 2026. Sì, ci sono un po' di pasticci, in realtà nel primo trimestre potreste frequentare qualcuno che è già sposato, potreste frequentare qualcuno che non vi dà il giusto spazio, potrebbe essere effettivamente qualcuno del passato con questo 6 di coppe, o potrebbe anche essere qualcuno che avete idealizzato, che non vi dà il giusto spazio, che non vi dà il giusto riconoscimento. Aprile. Abbiamo questo asso di bastoni e secondo me è il nuovo inizio. Qui avete sia la morte che l'otto di coppe, secondo me è qua, questo asso di bastoni, perché l'asso di bastoni è una di quelle carte che dice no, io agisco, mi prendo la responsabilità della mia vita e agisco per creare la vita che voglio. È una di quelle azioni che si fa con un'intenzione specifica. Ho intenzione di cambiare la mia realtà con questa ruota della fortuna. Vi dico, secondo me ci sono delle persone intorno a voi che potrebbero venirvi in aiuto, sia per schiarirvi le idee, sia per dare il passo a questo cambio che voi volete effettuare. Soprattutto se con l'attuale persona di interesse non vi sentite poi così tanto. Cioè, io non dico che stiate male, state bene, avete tutto quello che volete, però il punto è che è sempre tutto lì, sempre un po' piatto. Invece secondo me avete come bisogno sì di sicurezza, sì di protezione, ma anche di gioia, di felicità, di allegria, di fare cose. Ah, mi sono partiti 3 starnuti. Abbiamo poi un 5 di bastoni e un 2 di spade, che è un po' l'energia che sento con queste carte finali, come se ci fosse una sorta di confusione, di lotta interna, potrebbe anche essere una lotta esterna, considerato il 5 di bastoni, magari discutete con questa persona così tanto seriosa. E vi dico, con il 2 di spade, effettivamente ragazzi non è che avrete le idee così tanto chiare. Le cose si muovono. Diciamo che sarà chiaro quello che non volete, ma ancora, diciamo, da definire quello che volete. Andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa vi vogliono dire di più, che messaggio vi vogliono dare in più. Qui abbiamo la libellula. Allora, innanzitutto parla di guarigione e qui avete, guardavo se avevate anche la temperanza, ma no, avete solo il 4 di spade, però intanto meglio di niente. Parla di qualche cosa che viene alla luce, di qualche cosa che scoprirete, parla di qualcuno che si adatta ed è come se venisse fuori una qualche ferita, vi dice con queste carte. Andiamo a vedere il segno zodiacale con il quale avrete più a che fare in questo periodo. Io vi dico che potrebbe essere il leone, Ariete anche, qui vi dà Acquario, Sagittario e Capricorno. Capricorno ce l'abbiamo qua. Sagittario non ce l'abbiamo, abbiamo un arcano minore che lo rappresenta e l'Aquario ce l'avete qua con la stella.
Ok, andiamo a vedere Li Ching, un ultimo messaggio per concludere la lettura. Vediamo che messaggio zen vi vogliono dare. Carta numero 48, la sorgente, e carta numero 1, il desiderio creativo. Allora, andiamo a vedere la carta numero 48, che nel libro viene chiamato come il pozzo. Nell'antica Cina, anche quando le capitali venivano trasferite, la forma del pozzo rimaneva sempre la stessa, e lo è anche oggi. Il senso della frase non è difficile. Per quanto mutino gusti, indirizzi, tendenze, per quanto siano diversi gli uomini, la matrice, la sostanza non cambia ma non diminuisce, non aumenta, e i nostri doveri sono sempre uguali. Il cambiar d'epoca non cambia l'imperativo unico. Ognuno degli uomini potrà attingere sempre a quel che di immutato e inesauribile porta in sé, la sua natura. Mi viene molto in mente con questa carta il sole, che mi parla proprio di essenza. Ci sono però due pericoli. Il primo, che non si arrivi a vedere bene dentro di noi, ad attingere in fondo la nostra anima, si faccia tutto a mezzo e si rimanga in una mediocrità squallida. Vedi molti uomini piccoli e gretti, calcolatori e meschini, adoratori delle convenzioni e della forma. Ragazzi, io ci rivedo questo re di spade, scusate, ma io ve lo dico. Il secondo pericolo sta nella rapida discesa verso la bestialità, l'ignoranza più profonda, il buio, a cui porta la trascuratezza verso la natura divina che è in ognuno di noi. Ok, andiamo a vedere la spiegazione della carta numero 1 e qui viene chiamato come il creativo. Quindi il libro dice: ci si accinge ad un'opera veramente fruttuosa, otterrà un notevole successo, vedrà realizzato tutto ciò che desidera. I suoi progetti non rimangono confusi e nebulosi, ma prendono nettamente forma anche agli occhi degli altri. Questo gli renderà più facile trovare aiuto e comprensione dalle persone che gli stanno intorno, condizione indispensabile perché la sua attività abbia esito favorevole e, però, la perseveranza. Buon risultato quindi per chi compie un'azione ben definita e tenace senza paura di quello che si prospetta in futuro. L'uomo saggio deve prendere esempio dal tempo, instancabile nel suo trascorrere, per divenire forte, cioè perseverare, per giungere al risultato. Per chi ottiene questo responso, esso è un invito alla tranquilla tenacia di chi sa che il tempo lavora a suo vantaggio. Insistere con calma senza essere impaziente. Wow! Effettivamente abbiamo anche un 4 di spade qui che invita alla pazienza, 2 7 di pentacoli qui che invitano alla pazienza, quindi è un movimento lento secondo me ma costante, con anche la carta dell'imperatore e della giustizia, cioè come se si applicassero delle regole poco per volta e ad un certo punto arrivasse questo cambio della ruota della fortuna. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Sostenete il canale con un like, con un hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Però se volete potete anche fare lo stesso lavoro per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. In quella parte ho pubblicato, sono 4 playlist in realtà e vanno viste in ordine di numero, e ho pubblicato temi che sono, diciamo, riguardano la metafisica, quindi sui chakra, la metamedicina, quindi è la psicosomatica delle malattie, spiego come si vede nell'astrale, l'alto e il basso astrale, ci sono delle meditazioni per pulire il campo energetico, insomma è una scuola, è una formazione letteralmente, sono quasi 30 anni dei miei studi condensati e messi lì a disposizione
proprio per aiutarvi nel vostro percorso di crescita, nella vostra trasformazione personale. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio, vi auguro un 2026 splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!